dargli una lista di titoli su quel genere che avessero avuto successo, così che potevamo dimostrare un libro del genere può vendere. So yeah, but finally we did. When we were selling City of Bones, we did find an editor who felt like I did about magic in modern day, and did buy the book. And then by the time that the book actually came out, because it takes 2 years for a book to come out, Twilight had come out, and suddenly there was this huge demand for books about vampires, werewolves, and romance. And so we were very lucky that way. Yes, it's I think that it is both. And we were very lucky because there weren't that many books like that, because editors had been saying people don't want these books. So I think that it's both very, it can be a very lucky thing to be first or to be early, and also it can be difficult. Diciamo che quando a un certo punto abbiamo trovato un editor disposto che si è innamorato della mia serie, e ci vogliono 2 anni per pubblicare un libro, quindi di conseguenza mentre il mio libro veniva scelto e veniva preparata la pubblicazione era uscito fuori Twilight, quindi i lettori hanno cominciato a desiderare libri sui vampiri o comunque i libri young adult e urban fantasy, e il mio libro ha cominciato ad avere successo. Però diciamo che può essere una cosa molto fortunata essere diciamo una tesiniana di questo genere, come può essere una cosa sfortunata. Noi siamo stati fortunati in questo caso. Degli Shadowhunters, in questo momento non mi ricordo come si chiama. Cazzatori? Uno degli Shadowhunters. Alicante? Idris. È ispirato a qualche particolare posto che hai visitato. Shadowhunters World, Idris. Sorry, I forgot the name. Inspired by some particular world, place you saw, you visited, you imagined, you read. Yeah, well, Alicante, even though I know that it's a real place in the world, was actually inspired by San Gimignano in Tuscany. I went with my boyfriend, now my husband, and we were staying in a hotel, and from the hotel you could see San Gimignano in the distance, and there are all these towers, right? And molte torri, different sizes, and I thought, I mean, I don't remember why the towers exist. My grasp of history is bad, but I remember thinking, why these towers? Sono stata ispirata da San Gimignano in Toscana, ero lì con il mio ragazzo, ora mio marito, al mio albergo vedevo tutte le torri di cui non mi ricordo la motivazione per cui sono state costruite. Guardandole mi sono chiesta perché queste torri. And so I started to think about I knew that I was going to set this book in the 3rd book in Idris, but I started to think about the city of Alicante, and I knew that it was protected from demons, and I thought, but I had not figured out how it was protected, and so I started to think it is the towers. These towers are what protects the city from demons, and there are these demon towers that are all connected, and they look like shards of glass, and that is why it's called the City of Glass. And so, if you break the enchantment on the demon towers, then you can get then the demons can come into the city. So yeah, I got the idea in Italy. L'idea è venuta perché praticamente volevo già ambientare il 3° libro dentro Alicante. Vedendo le torri ho pensato che quelle torri fossero una protezione contro i demoni, quindi se questa protezione veniva rotta i demoni potevano entrare. Queste torri sembrano come dei pezzi di ghiaccio, sono dei stati di ghiaccio che si alzano dal suolo, infatti per quello il libro si chiama City of Glass, città di vetro. Più era potente la famiglia e più era alta la torre. She said the reason why the towers are so high and why they're here is the more powerful the family was, the more high. The higher their tower. Also, it was a big contest to see who had the biggest tower. Era una lotta tra chi aveva la torre più grande. That's funny. The cover of the American City of Glass is the artist said to me, what does the city of Alicante look like? So I sent him a picture of San Gimignano, so he painted a picture of San Gimignano from the distance. Per la copertina del libro il grafico mi ha chiesto un'immagine o comunque qualcosa che potesse ispirarlo per la copertina, e mi ha chiesto com'è Alicante, e anche io gli ho mandato una fotografia di San Gimignano, e lui ha cominciato a dipingerla e a fare la copertina del libro. Okay, so, Yes. Mi ha chiesto se potevo chiederle
si scriverà altri libri di questa serie. Ah, sì. E Simon che fine fa? What about Simon? What about Simon? Yeah. What about Simon? Well, I know you do not have City of Fallen Angels here yet, correct? Non avete ancora City of Fallen Angels? No, A dicembre. il terzo sì. Okay, Sì. October, November, Dicembre. December, Christmas. Oh, yes. Oh, it's an excellent Christmas present. Yes. City of Fallen Angel, the last three books of the Mortal Instruments are City of Fallen Angels, City of Lost Souls, and City of Heavenly Fire. Allora, ci sarà City of Fallen Angels, Città degli Angeli Caduti, la Città degli Anime Perduta, Lost Souls, Sì. no? Heavenly Fire. Il fuoco divino. And Six, yeah, six in total. saranno 6 in tutto. Sì. So, City of Fallen Angels is there's no book that is specially about Simon, but in City of Fallen Angels he has more of a bigger part than he did earlier. He becomes now that he is hopefully not spoiler, but now that he's a vampire, and he becomes more of the center of the conflict among the Downworlders and the Shadowhunters. Non ci sarà un libro propriamente su Simon, però per quanto riguarda City of Fallen Angels lui è diventato un vampiro, quindi avrà una parte più centrale nel libro e per quanto riguarda la battaglia che avverrà nel libro. I think I'm getting it right. And then at the end of there's a big cliffhanger at the end of the book, and we find out the identity of the new villain of the series, and then in City of Lost Souls actually is the book that goes all over the world because it's sort of it's like a chase around the world. Quindi nella fine di City of Fallen Angels ci sarà un grande cliffhanger, un grande momento dove si scoprirà qual è il cattivo dei prossimi libri, perché invece City of Lost Souls delle Anime Perdute sarà una sorta di caccia in varie parti del mondo, quindi sarà ambientato in varie città. Anche in Italia, giusto? In Italy? Yeah, the chase goes in Paris, in Budapest, in Prague, in Roma, and Venezia. Praga, Budapest, Roma, Venezia e Parigi. Se si arriverà sicuramente ad un film di City of Lost Soul, le piacerebbe che fossero ambientati realmente in Italia, fossero girati realmente in Italia? If we get to the release of the movie of City of Lost Souls, would you like to be really shoot in Italy? Oh yeah, yeah. I would if we got to the movie and they do a movie of Lost Souls, I will come for the whole shoot so that I can be in Italy, because that would be fun. And I just came from the Twilight convention in Napoli, Sì. and I was talking to the actors who were in the movie, and they said that the best part of shooting the movie was shooting in Montepulciano. Drink a lot of wine. It's part of the job. Si remember parting soon with pins of beer. Oh yeah. In the beer pins. Ha detto che sicuramente sarà contentissima di stare qua per tutte le riprese. È appena tornata dalla convention di Twilight a Napoli, dove ho avuto modo di parlare con gli attori del film, dove la parte migliore di New Moon è stata quella di girare a Montepulciano perché hanno bevuto molto vino. Insomma, è parte del lavoro. Simpatica, così, curiosa. Se Cassandra Clare fosse Clary, si sarebbe comportata allo stesso modo, avrebbe affrontato le varie situazioni allo stesso modo e soprattutto si sarebbe innamorata allo stesso modo di Jace. Cassandra would have behaved the same in the same way. Oh, Clary is. Most of all, would it be fall in love with Jace? Oh, it's very difficult. I would never have gotten together with Chase because, we wouldn't have been together because I would have been hiding at Simon's house. So I probably would have ended up with him.
Dice che praticamente Clary è molto più coraggiosa di lei sarebbe scappata nei primi capitoli del libro, quindi probabilmente non si sarebbe messa con Jace, perché sarebbe scappata a casa di Simon e forse si sarebbe messa con lui. Reactions. Sulle reazioni. When did you knew that you were going to write 3 more books in this series? How did you feel? Quando hai scoperto che ti facevano scrivere, che potevi scrivere altri 3 libri su questa serie, come ti sei sentita? Okay, a complicated answer. So, when I was at the beginning of writing City of Glass, a company that makes graphic novels came to me and said, "How would you like to, when you are done with the series, you know, you could continue the story as graphic novels." A little bit like the television show Buffy the Vampire Slayer ended, but it continued in graphic novels. Quando stavo scrivendo City of Glass, una compagnia che fa graphic novels mi è venuta a chiedere se volevo continuare la serie in fumetto, diciamo, come ha fatto appunto Buffy, che dopo la 7ª serie, l'8ª serie è stata disegnata dal Joss Whedon ed è diventato l'8º capitolo della serie, quindi io avrei fatto la stessa cosa, avrei scritto il 3° e poi il 4º, il 5º, quelli che seguivano sarebbero stati graphic novels. So I'm a big fan of graphic novels, and I said, okay, yeah, great. So I started to write the story of what would happen in the graphic novels after the end of City of Glass, and I incorporated some of those happenings into City of Glass so that they could be foreshadowed. E quando ho cominciato a scrivere le cose per la graphic novel, ho cominciato a mettere delle cose dentro City of Glass così che potevano essere, diciamo, degli indizi per quando avrei scritto il 4º capitolo in graphic novel. And then I was almost done with City of Glass, and the